sono nato ad Amanur, quindi i miei genitori si sono incontrati qui e sono un nativo damanuriano. Il mio nome è Baris e sono nato ad Amanur. E Amanur per me è sempre stata molte cose. È stata la mia famiglia, è stata la mia tribù, è stato il mio popolo, è stata la mia visione del mondo. Quindi ho passato 24 anni della mia vita ad Amanur, in cui ho avuto modo di viaggiare, spostarmi, vedere un pochettino il mondo, fino ad arrivare più o meno 4-5 anni fa a fare proprio la scelta di diventare cittadino damanuriano. Scelta dettata dal fatto che al di là di aver visto il mondo, aver visto altre comunità, aver visto altri modelli sociali, quello damanuriano è quello che sento più vicino a quelli che sono i miei desideri, la mia visione per il mondo, i miei ideali. Si parla di un mondo che sia basato sulla valorizzazione delle differenze in modo armonico, si parla di un mondo che valorizzi quelli che sono i popoli, il rispetto per la natura, il rispetto anche per noi stessi, quindi la comunità come modello che possa permettere al singolo individuo di esprimere tutto se stesso in tutti i suoi aspetti e contemporaneamente anche di scoprire nuove parti di sé. Io ho fatto le scuole di Damanur, quindi fino alle medie, poi ho studiato presso il liceo classico a Ivrea, qua vicino, dopodiché ho studiato scienze politiche presso l'Università di Aosta e adesso sto facendo i miei studi magistrali a Torino di scienze internazionali. Tutto questo periodo appunto ho avuto la possibilità di vedere sia le scuole damanuriane sia le scuole non damanuriane statali e l'università, che è stata sempre un'esperienza molto arricchente, ma che ha ulteriormente rafforzato la mia decisione di diventare damanuriano a tutti gli effetti, al di là che sia nato qui, che ovviamente non comporta automaticamente il fatto di diventare damanuriano, visto che Damanur è e deve essere una scelta consapevole, una scelta ben meditata. Avendo fatto scienze politiche ho riflettuto molto su modelli, politiche, società, non società, nazione, Stato. Ritengo che il modello comunitario sia uno dei modelli più promettenti per il futuro dell'umanità. Lo Stato un po' per volta si sta trasformando in qualcos'altro, ci sono molti problemi legati all'individuo, alla cittadinanza, alla democrazia, che è sempre più traballante fra i media e le elezioni, che diventano sempre più, processi di spettacolo piuttosto che di contenuto, e la comunità invece è una dimensione di mezzo che permette al singolo individuo di essere un cittadino più attivo, contemporaneamente di creare una dimensione che è a dimensione uomo, a dimensione di essere umano, e una società che permetta di immaginare la ricchezza, immaginare la socialità in un modo completamente diverso rispetto a quello che l'umanità sta andando incontro in modo abbastanza inconsapevole, semplicemente seguendo l'evento. Invece il modello comunitario in genere permette di diventare protagonisti della propria vita e del proprio sogno. Vivere ad Amanur significa creare insieme un sogno e costruirlo nella pratica, nella materia. E per anche solo un visitatore Amanur è sempre una fonte di ispirazione spirituale, ispirazione artistica, ispirazione sociologica, ispirazione politica. Il mio futuro lo vedo collegato ad Amanur, non per forza di vivere ad Amanur. Amanur è innanzitutto un sogno, un progetto, prima ancora che una comunità. Quindi quello che io desidero fare è quello di favorire la nascita di comunità di vario genere in tutto il mondo, di favorire quello che è la diffusione di messaggi, temi che sono sia damanuriani ma sono universali. Quindi vedo il mio futuro magari fisicamente nella Damanur italiana, ma anche no, ovunque sia utile e importante per l'umanità che si portino avanti questi progetti.